Ciao a tutti ed eccoci finalmente con un nuovo video. Oggi parliamo del 14. Dunque, siamo rimasti al 13 e dopo la furia devastatrice, no, del numero 13, arriva il 14 a portare equilibrio, pace, serenità. Oggi stiamo vivendo un periodo dove l'urgenza, no, ha assunto un'importanza, diciamo, enorme, molto più importante oggi fare cose urgenti che cose importanti. Addirittura ci sono persone che non sanno cosa vuol dire, cosa voglia dire importanza, confondono le due misure che, diciamo, con cui noi ci gestiamo in funzione del tempo che abbiamo, che sono l'urgenza e l'importanza, e dunque tutto ruota intorno all'urgenza, cioè tutto è strutturato per dare ciò che la persona vuole immediatamente. Poi con l'ingresso dell'intelligenza artificiale, diciamo, le cose stanno continuamente cambiando, perché da un giorno all'altro le cose già cambiano. Prima si aspettavano mesi, se non anni, prima di vedere un'innovazione su qualcosa. Oggi le cose cambiano nel giro di qualche giorno. Dunque questo porta stress, porta ansia, porta soprattutto a perdere di vista le cose veramente importanti per noi. Chi non vorrebbe oggi una vita più serena, più pacifica, più tranquilla, più equilibrata? Ed è proprio di equilibrio che parliamo oggi col numero 14. Prima però di parlare del numero 14 vi chiedo, se non è ancora fatto, di seguirmi sul canale YouTube e di attivare le notifiche, così per poter seguire non soltanto il video che ho già realizzato, ma anche per essere avvisato quando pubblicherò i prossimi video. E adesso possiamo partire con la sigla. Ed eccoci finalmente con un nuovo video. Dopo mesi di assenza dovuta al fatto che stavo scrivendo un nuovo libro che vedrà la luce proprio in questi giorni. È un libro che parla di psicogenealogia, naturalmente legata alla numerologia esoterica, e che ha come titolo Eredità invisibili, la forza nascosta dei numeri nella nostra eredità familiare. Ho ripreso a registrare i numeri, cosa che cercherò di fare fino al 22esimo numero. Oggi parliamo del numero 14, anche se sto scrivendo un altro libro che tratta la psicobiogenealogia. Ok, ma anche quello comunque sono a buon punto, e dunque spero non mi porti via del tempo per registrare altri numeri. Comunque, come ho detto prima, la vita oggi sta diventando veramente caotica, veramente stressante. Abbiamo perso di vista appunto quali sono le cose veramente importanti per noi. Ecco, il numero 14 entra proprio in, diciamo, si occupa proprio di di tutte quelle cose che hanno a che fare con il nostro benessere psicofisico. Chi ha il 14 sono persone che cercano l'equilibrio, che cercano la pace, che cercano la tranquillità. Sono persone che mediano, sono bravi, ottimi mediatori. Sono persone che tendono ad aiutare gli altri, a dare consigli, persone che uniscono, che riuniscono altre persone per comunicare naturalmente in maniera pacifica. Ok, dunque, diciamo che hanno come scopo quello di portare la tranquillità e l'equilibrio dappertutto. Sono persone che si interessano di naturopatia,
che solitamente non acquistano le classiche medicine, prodotti chimici o roba del genere, ma preferiscono la naturopatia, dunque le medicine alternative. Sono persone che si occupano di reiki, di massaggi, che amano i cristalli, dell'aurasoma, che parlano di benessere e soprattutto parlano di equilibrio. Dunque sono persone equilibrate. Nell'immagine, no, dei tarocchi, che viene raffigurata dalla temperanza, vediamo una persona con le ali, sembra un angelo, che tiene due brocche, due anfore tra le mani. Ecco, nell'atto di miscelare queste acque, no? Che è come se in un'anfora ci fosse l'acqua calda e nell'altra l'acqua fredda. E l'immagine è proprio quella di temperare, ecco perché il suo nome è la temperanza, di temperare queste due acque. Ed è quello che fa nel portare equilibrio in tutto ciò che fa, che anche e soprattutto appunto nel proprio benessere psicofisico. Sono persone equilibrate, persone calme, persone che amano appunto, come ho detto prima, tutte le arti naturopatiche. Sono persone che amano prendersi cura di qualcuno, infatti le due ali simboleggiano proprio la figura di un angelo, e l'angelo si sa, si prende cura di qualcuno. Okay? Queste due ali si narra che siano le facce che aveva il 7 sulle spalle, le facce dei genitori, che sono state tagliate dal 13, infatti se vedete, se guardate o notate la carta del 13, vedete che sulla terra ci sono le teste dei genitori che sono state appunto tagliate dalle spalle del numero 7. E dal taglio di queste teste sono spuntate queste due ali. Dunque il numero 14 è una persona appunto che si prende cura di qualcuno. In positivo, no? Quando è in funzione, è una persona appunto che ha questo compito di portare il benessere, laddove c'è caos soprattutto, no? Dunque di equilibrare, di portare pace. In conflitto invece perde questo equilibrio, infatti potrebbe diventare completamente squilibrata, dunque perdere completamente questo equilibrio, e poi potrebbe fare anche un'altra cosa. Come ho già detto precedentemente nei video, non abbiamo soltanto un comportamento in funzione e un comportamento in conflitto. Abbiamo tanti comportamenti in funzione e tanti comportamenti in conflitto. Dipendono da cosa? Dipendono dalla vita che abbiamo fatto, dalle esperienze, dipendono dai nostri valori, dal nostro modo di vedere il mondo, dipende dalle possibilità che abbiamo avuto, dai genitori, dipende anche dalla nostra genealogia, ok? Dunque dipende da tutta una serie di cose. Dunque tra le cose del 14, che non posso elencare tutte per ovvi motivi, ci sono questi due aspetti. Da una parte appunto quello di prendersi cura di qualcuno, dall'altra di diventare dipendente magari di quella persona, diventare dipendente di certi comportamenti. Dunque la dipendenza è uno di quegli aspetti negativi, conflittuali del 14, ma c'è anche un altro aspetto conflittuale, quello della perdita dell'equilibrio, dunque di diventare squilibrata, proprio con dei veri e propri squilibri, no? Da un momento all'altro, in situazioni dove non riesce a gestire, a seguire, dove perde completamente quella capacità che ha di portare tranquillità, equilibrio e pace nelle situazioni, nelle questioni. Prima di vedere quali sono le parole chiave, no? Gli aspetti che riguardano il 14, vi ricordo che sul mio sito web, all'indirizzo numerologiaesoterica.com, oppure direttamente su mappadeitalenti.it o mappadeibisogni.com, potete trovare tanto materiale, per esempio i miei tarocchi e i miei libri, ma anche un programma gratuito per poter fare le vostre mappe. Lì
Una volta inserita la data di nascita, verranno fuori delle immagini, le immagini dei tarocchi corrispondenti a quei numeri, e cliccando su quelle immagini potrete leggere il significato di quella carta. Ma adesso vediamo quali sono le parole chiave del 14. Equilibrio, angelo, misura, mescolare, circolazione, armonia, curare, protezione, benevolenza, prudenza, ponderare, temperare, salute, guarigione, omeopatia, medicina alternativa, cambiamenti, riconciliazione, flusso delle energie, umore equilibrato e calmo, legame alchemico, eccessiva tendenza alla moderazione, avarizia, comunicazione con se stessi, comunicare per unire, messaggero della pace, rievocare un defunto, trasmigrazione delle anime, reincarnazione, dipendenza, disequilibrio, disordine. Ecco, queste sono le parole chiave, i termini che attribuiamo al numero 14. Naturalmente ognuno dovrà pensare in che modo e se naturalmente qualcuna di queste parole chiave rientrano nei propri comportamenti. Ok, queste erano le parole chiave del 14, la temperanza. Prima di lasciarvi, voglio ricordarvi che all'indirizzo numerologiaesoterica.com, mappadibisogni.com o mappadeitalenti.it potete trovare diciamo tutto ciò che riguarda la numerologia esoterica e anche il programma per fare le vostre mappe. Per qualsiasi cosa potete contattarmi direttamente scrivendo anche un messaggio su questo video, oppure ai miei contatti su WhatsApp, per esempio, che trovate direttamente sul mio sito web. Qualsiasi domanda, qualsiasi cosa che riguardi la numerologia esoterica, che riguardi soprattutto questi video, sarò ben lieto di rispondere alle vostre domande. Vi aspetto allora sul mio canale YouTube e naturalmente anche sul mio sito web, e al prossimo video dove parlerò del diavolo, il numero 15, il diavolo. Ciao!